Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere questo semplicissimo e bellissimo portadocumenti, portasoldi, perché anche no, perché comunque può essere usato ad esempio in estate, quando la sera si va a fare le passeggiate e non si ha voglia magari di portare tutta la borsa col portafoglio, ok? Ci si mette appunto qua dentro giusto quei soldini che uno vuole spendere, in quella serata e, si può mettere appunto si può p mettere comunque se uno vuole un qualcosa di più piccolo, tipo se vuole portare solo un marsupio, appunto questo dentro il marsupio diciamo che va più che bene. Poi cioè può essere anche mhmm, un portatessere, tutte le tessere che abbiamo dei vari negozi dove andiamo, che adesso appunto ci fanno fare le varie tessere, perché no, appunto, può essere un portatessere, portapatente, portadocumenti, codice fiscale, i soldi, appunto, lo potete usare un po', come volete. La misura io ho fatto, questa qua che appunto più o meno, come potete vedere, va bene per le tessere, queste qua che adesso c'è la carta d'identità, il codice fiscale, la patente, hanno tutte questa misura, quindi questo, portatessere così. Se volete lo potete fare anche più largo e anche più alto, perché comunque in base adesso vedrete dallo svolgimento, appunto possiamo sia allungarlo che allargarlo. Okay, molto semplice. Io l'ho fatto con questo qua, con queste sfumature, appunto un po' tutto dal bianco fino al blu, quindi tutto sull'azzurro e blu. Il prossimo lo andrò a fare solo con 2 colori, quindi il giallo e l'arancione. Quindi vi farò vedere anche magari un'altra versione. È molto semplice, appunto come ripetevo, è fatto tutto a maglia bassa, quindi non è niente di difficile, ci sono solo poi degli aumenti da fare su questi 3 punti per far venire appunto la parte della bustina, di questa bustina fatta così a punta. E poi ho messo il bottoncino. Il bottoncino, se voi appunto volendo si può mettere come ho fatto io così, fare l'asolina, poi con le catenelle e mettere il bottoncino. Se no volendo si possono mettere anche quei bottoncini a calamita, volendo se uno ce l'ha, oppure mettere, quei bottoncini a pressione. Quindi ci sono vari modi per poterla chiudere. Io in un'occasione avevo questo qua, ho detto: "Ma sì, lo faccio così con il bottoncino così". E quindi appunto molto, molto carino perché appunto viene anche chiuso e quindi non scappa niente. Okay, quindi oggi appunto ho detto lo faccio sul giallo e arancione, poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2 e mezzo, ci serviranno le forbici, ago da lana per poi andare a cucire tutti i fili che rimarranno fuori, ci serviranno dei marker, okay, quindi vedete io qua c'ho il mio ovetto con i marker, quindi ne tiriamo fuori un pochino e poi il bottoncino che io oggi andrò a mettere un bottoncino così. Qua l'ho messo a cuoricino e qui oggi invece andrò a mettere il fiorellino. Ci servirà poi ancora, ecco quel che non vi ho detto, ago e filo per cucire il bottoncino. Okay, possiamo iniziare. Inizierò, con l'arancione io. Allora per questa misura qua, io ho avviato 40 catenelle, okay. Adesso invece oggi la voglio fare più piccolo, perché mi serve come, piccola pochette dove mettere, gli anelli, orecchini, braccialetti, collanine, tutta 'sta robina qua quando vado al mare. Non ne uso molto, quindi mi serve anche più piccolino. Quindi oggi, appunto che inizio il lavoro, inizio con 20 catenelle. Quindi lì l'ho fatto a 40.
Oggi invece qua lo faccio a 20, facciamo la metà, faccio la metà. Voi se appunto, come dicevo all'inizio, se lo volete più alto, più lungo, più largo, allora se questo è da 40, voi potete, se la volete più alta, la potete fare anche da 60, tipo farlo anche per il cellulare, per fare il portacellulare, ok? Lo potete fare appunto più alto, quindi le catenelle anziché 40 magari fate un 60, 70, ok? Quindi in base all'utilizzo che ne volete fare possiamo fare le varie misure, quindi appunto sta solo a voi vedere un attimino a cosa può servire. Io come dicevo, a me servirà per metterci appunto dentro tutti anelli e braccialetti e orecchini, quindi mi va bene anche più piccolino. Quindi 20 catenelle. Ok, fatte le catenelle, facciamo una catenella per alzarci il lavoro, quindi dalla seconda, dall'uncinetto, iniziamo a fare tutto maglia bassa. Quindi lavoriamo tutte le 20 catenelle a maglia basse. Fatte le 20 maglie basse, qui nella 20ª maglia che abbiamo fatto nell'ultima mettiamo un segnapunti. Poi sempre qua nell'ultima catenella facciamo ancora una maglia bassa, una seconda maglia bassa, quindi siamo 3 maglie basse, ok? Alla prima abbiamo messo il marker, questa è la seconda, alla terza maglia bassa rimettiamo il marker e ne facciamo poi ancora 2, quindi questa è la quarta e questa è la quinta, quindi un totale di 5 maglie basse e alla quinta mettiamo l'altro marker. Ok, quindi abbiamo fatto nell'ultima catenella 5 maglie basse e abbiamo messo il marker nella prima, nella terza e nella quinta. E adesso continuiamo a lavorare da questo lato delle catenelle, ok? E ritorniamo fino qua all'ultima. Quindi adesso noi dobbiamo lavorare 19 perché la 20ª era già questa, ok? Quindi adesso dovremo lavorare 19 maglie basse. Quindi arriviamo fino alla fine. Allora, fatte tutte le 19 maglie basse, adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro e andiamo a lavorare di nuovo tutte le maglie basse, però la maglia non la prendiamo tutta, non prendiamo tutte e due le costine qua, prendiamo solo quella più esterna a noi, ok? E facciamo una maglia bassa, quindi andiamo a prendere solo la costina più esterna, cioè più lontana a noi, vedete? E facciamo di nuovo tutte le maglie basse per ogni colore, diciamo. Se voi volete cambiare colore come sto facendo io, comunque come ho fatto in questa qua azzurrina, per ogni colore si fanno 2 giri, ok? Quindi sappiatelo che appunto qua sono 2 giri per ogni colore, quindi anche qua abbiamo fatto il primo, vedete che sarebbe l'andata e il ritorno delle catenelle, e adesso questo è il secondo. Quindi si lavora tutto a maglia bassa e arriviamo qua dove c'è il primo marker. Quindi dove c'è qua il primo marker lo togliamo e facciamo 2 maglie basse nella stessa
maglia, ok? Quindi abbiamo fatto un aumento e il marker lo andremo sempre a mettere nella seconda maglia bassa che abbiamo fatto. Ok, quindi per ogni giro che poi adesso andremo a fare, dove c'è il marker si fa sempre l'aumento e il marker nel primo viene messo nella seconda maglia bassa. Poi lavoriamo ancora una maglia bassa e arriviamo al marker centrale. Nel marker centrale facciamo, cioè nella maglia centrale, prendiamo sempre solo la costina più lontana a noi e lavoriamo 3 maglie basse, tutte nella stessa maglia. Ok? Quindi facciamo 3 maglie basse e il marker lo metteremo alla seconda maglia bassa. Poi lavoriamo ancora una maglia, arriviamo qui alla maglia dove c'è l'ultimo marker, anche qui facciamo un aumento di 2 maglie basse, quindi una e 2 e a quest'ultimo marker lo andremo a mettere nella prima maglia bassa che abbiamo fatto dell'aumento. Ok, allora questo è quello che si dovrà fare per tutti i giri. Quindi dove c'è il marker, il primo marker, si fa un aumento, quindi 2 maglie basse e il marker verrà messo nella seconda maglia bassa. Dove c'è quello centrale, il marker centrale, si andranno a fare 3 maglie basse tutte dentro questa maglia e il marker si metterà nella seconda maglia bassa. Dove c'è l'ultimo marker, di nuovo si andrà a fare un aumento di 2 maglie basse, quindi in questa maglia si andranno a fare 2 maglie basse e il marker si metterà nella prima maglia bassa fatta. Questa qua vale per tutti i giri e così viene la forma a punta, questa qua, ok? Quindi queste sono le regole, le uniche regole da seguire, perché appunto poi altre non ce ne sono, quindi solo per fare la punta. E poi si lavora sempre la maglia più esterna a noi, lavorando sempre tutto a maglia bassa. Ok, sto arrivando alla fine, quindi una e l'ultima, questa qua, mi raccomando, non ce la perdiamo. Anzi, l'ultima, siccome dobbiamo cambiare il colore, non la chiudiamo con il colore che appunto stiamo facendo, ma andremo ad attaccarci con il secondo colore, in questo caso io il giallo. Quindi vado a chiudere con il giallo. Ok, quindi questa qua sarà la parte dritta della pochettina, della busta, chiamiamola come vogliamo, ok? E qua invece ci sarà la punta. Quindi per quello che vi dico, man mano che adesso poi andremo a lavorare, quindi si allargherà e si allungherà. E per quello che vi dico, potete farlo di qualsiasi misura, cioè lo potete fare più piccolo, più grande, più lungo, più stretto, come più vi piace. Ok? Per le esigenze che ne avete, potete adattarvi alla misura. Quindi, allora, siccome io farò solo questi due colori, l'arancione non me lo stacco, me lo tengo attaccata. Se invece, come qua, come ho fatto qua, il colore è sempre diverso uno dall'altro, qua ogni volta si stacca il colore e si riattacca e si attacca quello nuovo. Pure perché la codina poi di questo colore o comunque dell'altro colore che sia,
viene lavorata adesso che l'andremo a nascondere, okay? Quindi, se avete il doppio colore, cioè se non lo fate solo di 2 colori, che lo fate di più colori, ogni volta staccate il filo e riattaccate con un altro colore. In questo caso io l'arancione appunto me lo tengo attaccata e vado a lavorare solo con il giallo, quindi faccio una catenella, giro il lavoro e vado di nuovo a prendere le mie maglie solo nella parte esterna e fare le maglie, qua me lo stringo un po', fare tutto maglie basse. Intanto mi nascondo, vedete il filo di lavorazione del giallo, perché ho solo questo, quindi mi nascondo solo questo. Avessi avuto anche quello dell'arancione, mi sarei nascosta anche quello dell'arancione. Sono arrivata quindi di nuovo qui al primo marker, quindi di nuovo nella maglia qua faccio 2 maglie basse e il marker lo metto nella seconda maglia che ho fatto, poi lavoro le 2 maglie basse normali, vado nel marker centrale, vado a fare la punta e quindi 3 maglie basse, 1, 2 e 3, tutte nella stessa maglia, e il marker lo metterò nella seconda, quindi 1 e 2. Quindi vado di nuovo a lavorare le altre 2 maglie qua, sono arrivata di nuovo al marker e vado di nuovo a lavorare 2 maglie basse, e questo marker lo andrò a mettere nella prima maglia bassa che ho fatto dell'aumento. Ok, e quindi continuerò adesso fino alla fine qua del mio giro. Sto arrivando alla fine del mio giro. Qua ricordiamoci che questa è una maglia, si nasconde, ma questa è l'ultima maglia, quindi dobbiamo lavorarla. Ok, arrivata qua faccio una catenella, giro il lavoro e rinizio a fare di nuovo le mie maglie basse. Quindi questo è il secondo giro del giallo. Ok, fatto il primo e adesso questo è il secondo. Sono arrivata di nuovo qua al mio primo marker. Ok, quindi di nuovo aumento 1 e 2 e il primo marker lo mettiamo nella seconda maglia bassa, poi lavoro le altre maglie qui, ok, la punta, lavoro 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e metto il marker in quella centrale, quindi la seconda maglia bassa. Quindi proseguo qui il lato, arrivo all'ultimo marker, di nuovo faccio 2 maglie basse e il marker lo metto nella prima maglia bassa e continuo così per finire il giro. Sto arrivando alla fine, quindi ho fatto la penultima, adesso vado a fare l'ultima, che però non la chiudo col giallo ma lo andrò a chiudere con l'arancione. Ok, quindi faccio una catenella, giro e vado a continuare con le maglie basse. Il giallo me lo lascio sempre attaccato come ho fatto prima con l'arancione. Sono arrivata di nuovo
qui al primo marker, quindi 2 maglie basse, ok, il marker nella seconda maglia bassa, poi continuo tutta maglia bassa. Ci dobbiamo solo anche ricordare di prendere sempre solo la maglia più esterna a noi, ok? Quindi alla punta lavoriamo 3 maglie basse, ok, e nella seconda mettiamo il marker. Quindi continuiamo tutto a maglia bassa fino al prossimo marker, che andremo a fare di nuovo le 2 maglie basse, quindi, e il marker lo mettiamo nella prima maglia bassa e continueremo tutto a maglia bassa fino alla fine. Quindi questa è la lavorazione. Adesso ve l'ho fatta vedere appunto un po' di volte, quindi secondo me potete continuare così fin quando non arrivate alla misura desiderata. Quindi, come dicevo, potete farlo più lungo e quindi, cioè più alto, più lungo, iniziare con più catenelle, quindi 50, 60, 70, dipende. E poi, in base appunto anche alla larghezza che vi serve, appunto continuate a fare questa lavorazione, perché man mano si va ad allargare. Ok? Quindi io ve l'ho fatto vedere, qui ricordatevi solo nella punta, nel primo marker 2 maglie basse, il marker va messo nella seconda maglia bassa lavorata. Nella punta si lavorano 3 maglie basse e il marker va messo nella seconda maglia bassa lavorata. Nel terzo marker di nuovo 2 maglie basse e il marker va messo nella prima maglia bassa lavorata. E come potete vedere, la punta si sta già formando. Quindi andate avanti così fino alla misura desiderata e poi ci vediamo dopo per farvi vedere la chiusura e il bottoncino. Stavo facendo le prove, come potete vedere, a me questa misura va già più che bene, ok? Quindi ho fatto 2, 4, 6, 8, 10 giri. Ok, per questa misura appunto 20 catenelle e 10 giri. 10 giri di qua e 10 giri di qua. E come vedete, poi per piegarla, più o meno la piega la faccio arrivare qua sul primo, dove c'è il primo triangolino, vedete i 2 lati, vedete più o meno la faccio arrivare qua. Quindi mettendo questa sopra mi guardo, cioè mi vedo appunto la misura un po' com'è, e così va più che bene per portarci dentro appunto degli orecchini, 3 anelli e 2 braccialetti, va più che bene, ok? Quindi io adesso avevo finito con l'arancione, quindi allora mi faccio per fare la chiusura, quindi adesso io l'andrò a fare con il giallo, quindi l'arancione lo posso staccare, andrò a fare ancora un giro tutto di giallo e andrò a lavorare anche questa parte dritta, ok? Quindi andiamo a rifinire anche questa parte. Quindi vado a chiudere l'ultima maglia con il giallo, faccio una catenella, mi porto intanto l'arancione dietro così nascondo la codina e mi faccio tutto il giro appunto con il giallo, un giro solo, in modo che appunto rifiniamo tutta la parte e poi possiamo anche chiudere i laterali.
Allora, sto finendo di fare il mio giro con il giallo. Allora, al primo marker ho fatto le 2 maglie basse e ho messo di nuovo il marker, giusto per tenere, il segno ancora per un attimo, poi dopo lo toglieremo. Qua adesso nella punta, allora se, volete mettere, come ho fatto io qua, il bottoncino così, qua adesso nell'ultimo giro dovremo andare a fare le catenelle per fare la piccola asola, okay, quindi nella maglia, qua dove c'era il marker, facciamo una maglia bassa, poi facciamo 4 catenelle. Allora, io adesso ne faccio 4 catenelle perché il mio bottoncino non è molto grande, okay, se voi invece avete dei bottoncini un pochino più grandi, fatene anche di più. Quindi magari fate anche un po' le prove, quindi possiamo fare anche 5 catenelle, perché io ad esempio in questo qua cuoricino avevo fatto 6 catenelle ed entra benissimo. Però siccome questo qua è un pochino più piccolo, ne faccio solo 5, va, okay? Quindi ho fatto 5 catenelle e di nuovo nella stessa maglia qui vado a fare di nuovo un'altra maglia bassa, okay? E quindi continuo poi tutto a maglia bassa. Quindi qua non andrò più a mettere il marker perché adesso ormai c'è l'asolina appunto per il bottoncino. Quindi vado a finire tutto il giro a maglia bassa. Se invece avete quei bottoni a calamita oppure quelli a pressione, questa asolina non la fate, okay, continuate a fare sempre le 3 maglie, basse qua in punta, okay, quindi questo vale solo se mettete il bottoncino, okay, come ho fatto io, sull'altra, che ho finito appunto tutto il giro, mi manca solo la parte dritta. Nell'ultima maglia qui facciamo 3 maglie basse, okay, quindi una l'avevo già fatta, questa è la seconda e questa è la terza, così ci dà il modo di girare un po' il lavoro, okay, e quindi poi qui andremo a fare delle maglie basse un po', prendete un po' a caso, vedete io le prendo ad esempio da qua in mezzo, quindi siccome non c'è proprio ehm, una maglia vera e propria dove poter andare a lavorare, voi fatele, io le faccio in mezzo ai colori, cioè tra i giri, da una parte e dall'altra. Ok, quindi qua nell'ultima facciamo le altre 2 maglie, ok, come da questa parte, ok, per girare il lavoro e chiudiamo. Ok, chiuso con la maglia bassissima. Adesso non tagliamo il filo, ok, quindi ci prendiamo il lavoro e ci facciamo il nostro segno dove poterla andare a chiudere, ok, la ripieghiamo semplicemente in 3 volte. Noi abbiamo così, questa è la parte dritta del lavoro che abbiamo appena fatto, quindi andremo, ok, a chiudercelo così, ok, quindi così e così, per poter conteggiare. Allora, qui ad esempio abbiamo il marker dove avevamo fatto l'aumento qua, quindi contiamo 1 2 3 4 5 6 nella settima, ok, quindi dalla settima qua dal marker dobbiamo andare a chiudere e quindi prenderemo la prima di qua e questa è già la prima chiusura. Poi vediamo se combaciano, cioè che siano pari. Vedete, a me in questo caso sembra che combaciano,
quindi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Ok, vedete, combaciano. Quindi appunto io me la vado a chiudere così, vedete, in modo che vi siano pari, così le prendiamo tutte e 2 a 2 per chiuderle. Quindi la stessa cosa farò di qua, quindi abbiamo detto nella settima 1 2 3 4 5 6 7, quindi anche di qua 1 2 3 4 5 6 e 7, quindi prenderò dalla settima, ok, mi vado a vedere perché qui ne ho fatte 3, quindi sarà la prima che combacia, ok, quindi facciamo attenzione e comunque ce lo controlliamo un attimo, se combaciano tutte le maglie allora vuol dire che possiamo procedere, ok, alla chiusura. Quindi per la chiusura io in questo qua ho fatto la chiusura a zig zag, non so se si riesce a vedere perché con il blu scuro forse non si riesce a vedere bene, però la stessa cosa farò anche qui, quindi tolgo il mio marker, ok, il mio segno era qua e tiro il filo fuori, quindi per la chiusura a zig zag una catenella e poi si va a prendere solo la maglia più interna da una parte e dall'altra e si fa la catenella, la parte interna da una parte e dall'altra e si fa la catenella. Se non ve lo ricordate vi lascio qua sopra il link, il tutorial dove ho fatto tutte le varie chiusure, quindi potete andarvelo a vedere tranquillamente. Ok, qua adesso c'ho pure il nodino della chiusura del fine del lavoro, praticamente che mi è finito il filo, quindi andrò a nasconderlo dentro e andrò a fare la chiusura, ok, e non si vede niente, quindi chiudiamo tutto il lato e poi chiuderemo anche l'altro, quindi qua poi staccheremo il filo e andremo a fare la stessa cosa, la chiusura da questa parte. Ok, ho finito anche di fare, vedete, la chiusura da questo lato, fatto sia da una parte che dall'altra, e ho messo anche il bottoncino, quindi adesso possiamo anche togliere i nostri marker e andarlo a chiudere. Ed eccola qua, finita. Come vedete è molto molto semplice, molto veloce. Vedete, queste sono appunto le 2 misure. Se ne possono fare di più grandi, anche di più piccoline. Vedete voi appunto un po' come volete farle. Il procedimento è sempre lo stesso. Quindi, o che fate 20 catenelle, o ne fate 10, o ne fate 100, appunto, il procedimento è sempre quello. Quindi, appunto, l'unica regola, accortezza che bisogna fare è gli aumenti nei 3 punti, okay, dove vi avevo fatto già vedere, e lavorare la maglia per avere questo effetto così, tutto in rilievo, che poi comunque è morbidissimo, okay, rimane proprio bello morbido, lavorare la maglia prendendo la costina dalla parte più esterna a noi. Quindi può essere fatto appunto e viene questo bellissimo effetto. I colori, come avete visto, potete sbizzarrirvi, potete farla anche tutto dello stesso colore, Io adesso oggi comunque non l'ho fatta, però, si può fare anche tutta dello stesso colore. Quindi un altro progettino veloce e facile che vi ho fatto vedere.
Quindi vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e lasciate anche un like. Noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!